Credi in te stesso, ciò che avrei voluto sapere a 20 anni. Ti è mai capitato di prometterti qualcosa come andare in palestra regolarmente per poi abbandonare il progetto dopo poche settimane? Ogni volta che non mantieni una promessa fatta a te stesso, stai inconsciamente rafforzando l'idea che non sei affidabile. La tua autostima si costruisce proprio sulla coerenza tra ciò che dici e ciò che fai realmente. Ciao e benvenuto. Se sei sui 40 e ti sei mai trovato a pensare che nonostante tutti i tuoi sforzi sembra che nulla stia funzionando, che non sei mai abbastanza, ti senti intrappolato in una vita che non rispecchia chi sei e ciò che vuoi? In questo video voglio mostrarti come puoi iniziare a credere in te stesso superando le barriere mentali che ti trattengono e costruendo una versione migliore di te stesso, più sicura, più autentica, più determinata. Passo dopo passo scoprirai come trasformare il tuo approccio per la vita per iniziare a realizzare i tuoi sogni e vivere secondo le tue regole. Se hai 40 anni o giù di lì e senti che è arrivato il momento di cambiare, se sei disposto a dedicare a te stesso il tempo giusto, seguendo queste strategie, potrai veramente scoprire il tuo vero potenziale, liberarti dalle vecchie convinzioni limitanti e intraprendere un percorso verso una vita più soddisfacente. Che tu voglia migliorare la tua carriera, le relazioni o semplicemente ritrovare la fiducia in te stesso, tutto parte da qui. Immagina come ti sentirai quando vedrai finalmente i risultati ai tuoi sforzi. Una vita costruita su scelte intenzionali, basata sulla fiducia e non più sulla paura. È tempo di iniziare. Sono Carla, ho lavorato come insegnante di fisica, ma 7 anni fa ho intrapreso un percorso di crescita personale che ha cambiato la mia vita. Ho creato un metodo pratico che ha aiutato molte persone a migliorare la loro autostima e i loro risultati. Con questo canale voglio aiutarti a ritrovare la versione migliore di te stesso, superare i blocchi mentali, ottenere il successo che meriti. Ti guiderò con strumenti concreti e strategie testate, pensate per chi, come te, vuole un cambiamento reale e duraturo. Però voglio essere chiara, questo percorso non è per chi cerca soluzioni immediate, senza impegno, ma se sei pronto a lavorare su te stesso con costanza e determinazione, allora sei nel posto giusto. Qui troverai la guida pratica per iniziare e mantenere il tuo cambiamento. Il problema della coerenza tra parole e azioni. Ti è mai capitato di prometterti qualcosa come andare in palestra regolarmente per poi abbandonare dopo poche settimane? Ogni volta che non mantieni una promessa fatta a te stesso, stai inconsciamente rafforzando l'idea che non sei affidabile verso te stesso. La tua autostima si costruisce proprio sulla coerenza tra ciò che dici e ciò che fai realmente. Quando rispetti le tue promesse, anche le più piccole, dimostri a te stesso che sei una persona sulla quale puoi contare. Al contrario, ogni promessa non mantenuta diventa una prova che alimenta i dubbi e le tue insicurezze. Il segreto per iniziare è partire con piccoli impegni semplici ma significativi. Ad esempio, se decidi di camminare 10 minuti al giorno, assicurati di farlo. James Clear, nel libro Atomic Habits, parla del concetto di portarti al punto che quell'azione che hai deciso di fare sia talmente facile da realizzare, anzi, che diventi proprio scontata. Cioè, impiantare delle abitudini che diventino parte di te e ti permette di assimilare
nuove abitudini in modo facile e naturale. Per esempio, se decidi di iniziare a camminare per 10 minuti ogni giorno, la prima settimana limitati a portare ogni sera alla porta le tue scarpe per tutta la settimana, ogni giorno della settimana. Nella seconda settimana fai un passettino avanti, porta le tue scarpe vicino alla porta e ti vesti ogni mattina, pronto per uscire di casa. Non devi uscire. Torni indietro. Nella terza settimana continui a mantenere le stesse azioni che hai fatto fino ad ora, cioè ogni sera porti le scarpe, la mattina ti vesti, dopodiché esci fuori dalla porta di casa, stai 3 minuti fuori, fai 2 passi, respira aria rinfrescante, nel modo che dopo la terza settimana hai già impiantato delle nuove azioni. Ogni volta che mantieni una promessa con te stesso, aggiungi un mattone alla costruzione della tua fiducia interiore. Come cambiare il significato delle tue azioni? Ogni azione che compi ha un significato ed è importante attribuirle uno positivo. Per esempio, andare in palestra può essere visto come un obbligo, oppure come un gesto di amore verso te stesso. Per esempio, ti prometti che andrai in palestra 3 volte a settimana per i prossimi 3 mesi, ma ti ritrovi che alla fine sarai andato sì e no in tutto 3 volte in 3 mesi. Fermati e pensa un attimo. Cosa ti dici quando non vai in palestra a confronto dei momenti in cui ci vai veramente? Stai dicendo delle scuse? Ti stai giudicando? Come ti senti? Il sentimento di non aver fatto ciò che ti sei detto ti farà sentire in colpa e andrà a rafforzare la mancanza di fiducia in te stesso. E dato che la nostra mente funziona per associazioni, cosa credi che associerà al fatto di andare in palestra e la tua persona, la tua mente? È molto probabile che andrai ad associare il fallimento, attivando in questo modo un meccanismo di difesa e queste emozioni andranno ad associarsi alla tua persona invece che al fatto in sé, cioè di aver mancato di fare quelle azioni. È molto probabile che arrivi a dirti: io non sono la persona che va in palestra, invece di dirti non sono andato in palestra, che fa una differenza fondamentale tra chi sei e ciò che fai. Tornando a qualche video precedente, se ti interessa, se vuoi approfondire questo argomento, torna indietro e cerca i miei video precedenti in cui tratto proprio questo argomento, la differenza tra ciò che fai e ciò che sei. Quindi la nostra mente associa sempre ciò che ci succede a bene o al male, a giusto o sbagliato. Pensa un momento qual è il significato che vai a dare in diverse situazioni della tua vita. Ciao a tutti, sono Carla. Permettetemi un momento di interrompere il vostro episodio preferito per parlarvi di qualcosa di veramente speciale, sponsorizzato dalla vostra sostenitrice di fiducia. Voglio presentarvi il mio diario che andrà in ristampa a breve. Si chiama Dal fare all'essere e come trasformare la tua vita e vivere in modo intenzionale nella versione migliore di te stesso. Questo diario ti invita a riprogrammare il tuo cervello, a ridefinire anche la tua realtà,
All'interno di queste pagine troverai strumenti e metodologie di cui parlo nel mio programma e che ho personalmente utilizzato per trasformare la mia mente. Sto offrendo a 3 persone la possibilità di applicare questi strumenti per migliorare qualsiasi aspetto della loro vita, della loro attività, relazioni, salute, connessione spirituale. Tutto ciò che desideri raggiungere, questo è il metodo per farlo e hai l'occasione unica di essere tra i miei studenti fondatori. Ciò che ti chiedo in cambio è l'impegno vero e disponibilità per 3 mesi per seguire il mio metodo per ottenere un miglioramento del 40% della tua sfida e vivere la vita dei tuoi sogni. Scrivimi sotto nei commenti, mi interessa, e riceverai un breve questionario attraverso il quale ti potrai iscrivere. Ciò che pensiamo di noi stessi è in realtà ciò che abbiamo appreso con le nostre azioni nel passato e pensiamo che se il passato è stato in un certo modo, il futuro dovrà essere uguale e che non può essere cambiato. Ciò che andiamo ad associare a ciò che è successo, il passato, al nostro futuro. Sistema che ci permette di essere più focalizzati in una certa direzione. Non è detto che prima devi credere e poi devi fare. Credere di potercela fare non è un prerequisito. Ciò che cambia la tua percezione è raccogliere il più possibile evidenze a favore del tuo obiettivo. Non cambierai da un momento all'altro, ma ogni evidenza di azioni fatte aumenteranno la tua fiducia in te stesso. Prova a fare questo esercizio. Ogni giorno scrivi 3 cose che hai fatto bene. Aggiungi un'affermazione positiva su di te, come sono una persona affidabile. Rileggi queste frasi ogni mattina e sera per rafforzare il tuo dialogo interiore. Con il tempo questo semplice esercizio ti aiuterà a vedere te stesso in una luce nuova, trasformando la tua mentalità e il tuo modo di affrontare la vita. Le evidenze costruiscono fiducia. Molti pensano che bisogna avere fiducia in se stessi prima di agire. In realtà è l'azione che genera fiducia. Ogni piccolo successo diventa un'evidenza che rafforza la tua autostima. Immagina un venditore alle prime armi. All'inizio non avrà molta fiducia, ma ogni vendita riuscita costruirà gradualmente la sua sicurezza. Lo stesso vale per te. Non aspettare di sentirti sicuro per iniziare. Agisci e lascia che i risultati parlino per te. Non devi credere in te stesso prima di fare azione. La fiducia aumenta man mano che otteniamo risultati. Permettiti di sbagliare. Stai solo imparando. La tua fiducia in te stesso aumenterà ogni volta che farai ciò che dici di fare e manterrai la parola con te stesso. Fai lo stesso anche ciò che è difficile fare. Raccogli evidenze e la prossima volta fallo meglio. Analizza ciò che è andato bene, ciò che è andato meno bene, cosa potrai migliorare la prossima volta. Esempio pratico. Per perdere peso. Se il tuo obiettivo è perdere peso, non devi pensare al percorso come a un cambiamento radicale. Inizia con piccoli passi. Per perdere peso basta fare le azioni giuste, in linea con il tuo obiettivo. Elimina lo zucchero, vai in palestra, mangia sano. Fai le azioni giuste e raccogli le evidenze. Raccogliendo evidenze aumenterà anche la tua fiducia di poter dimagrire con ogni azione che fai. I risultati si costruiscono e costruiscono la tua fiducia in te stesso. Pian piano, guardandoti nello specchio, vedrai che stai cambiando e ogni volta che raccogli evidenze, la tua fiducia aumenterà.
Sostituisci un alimento poco sano con uno migliore. Cammina 10 minuti al giorno. Bevi più acqua. Ogni scelta sana diventa un successo. Con il tempo questi piccoli cambiamenti porteranno a risultati visibili e ogni progresso rafforzerà la tua fiducia. La chiave per credere in te stesso è questa: mantieni le tue promesse che fai a te stesso. Non importa quanto siano piccoli i passi che fai, ciò che conta è la coerenza e la costanza. Ogni piccolo successo ti avvicina alla versione di te e di ciò che vuoi diventare. Ricorda, la fiducia in te stesso non è qualcosa che semplicemente hai oppure non hai, è qualcosa che costruisci giorno per giorno. Vivi in modo intenzionale, agisci con disciplina e sii paziente con te stesso. Se questo video ti ha ispirato, fammelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e condividilo con chi pensi che possa beneficiarne. Insieme possiamo trasformare la tua vita un passo alla volta. Grazie per avermi ascoltata. Ci vediamo al prossimo video.